Una volta realizzata la nostra composizione, è possibile importare diverse tipologie di file esterni all'interno di un progetto per conferirgli maggiore realismo e renderlo più accattivante. Iniziamo a sostituire l'immagine di questo quadro con un file esterno. I file sono stati raccolti in una cartella chiamata Libreria ADA e suddivisi per tipologie: immagini, materiali, oggetti e sfondi. Nel caso del nostro quadro, seleziono l'immagine desiderata e tramite un'azione di drag e drop, un trascinamento di un'immagine, la rilascio sopra l'oggetto modificandolo rapidamente. Modifichiamo anche l'immagine di quest'altro quadro. Prendiamo un'altra immagine e allo stesso modo modificheremo l'immagine del quadro rapidamente. Utilizzando un'altra immagine sarà possibile ripetere l'operazione di sovrascrittura. Questa operazione può essere fatta tutte le volte che vogliamo. Modifichiamo ora lo schermo nero del televisore, che potrebbe non essere gradevole, con un'altra immagine sempre tramite il trascinamento con il drag and drop. Un altro caso consiste nell'applicazione delle carte da parati. Vogliamo applicare una carta da parati alla parete della camera. Modifichiamo il colore della parete impostando un grigio. Questa operazione è necessaria per distinguere il colore della faccia frontale della parete con le altre facce, in maniera tale che quando rilascerò il materiale su questa faccia della parete, il materiale verrà applicato sul colore giusto. Riapriamo la libreria e andiamo sui materiali. Muri e selezioniamo questa carta da parati e la trasciniamo. In questo caso apparirà la maschera, che permetterà di impostare la lunghezza, l'altezza e l'angolo dell'applicazione di queste immagini. Questi campi servono per poter replicare l'immagine impostando la dimensione in millimetri dell'immagine che si ripeterà n volte. In questo caso, se lascio 00, l'immagine si adatterà a tutta la superficie. Prendiamo una seconda carta da parati lasciando 00. Ora prendiamo una terza carta da parati e notiamo che le ondulazioni sono troppo grandi. Impostiamo una ripetizione di 1000 per 1000, quindi 1 metro per 1 metro, e quando premerò OK, l'immagine verrà rimpicciolita e replicata 4 volte in lunghezza e 2,5 in altezza. Modifichiamo ora il pavimento. Andiamo nella cartella della nostra libreria contenente i pavimenti. Qui troverò 2 immagini rappresentanti 2 piastrelle che ho scaricato da internet o dal sito del produttore. Tramite il drag e drop sostituirò la piastrella del pavimento. Applichiamo ora un marmo per mostrare un'altra caratteristica. L'immagine del marmo viene replicata in modo troppo regolare e non corrisponde a quello che sarebbe la realtà. Selezioniamo il pavimento e guardiamo i parametri che appaiono a destra. Applicando una ripetizione variabile, l'immagine verrà applicata con angolazioni variabili, rendendo il progetto più realistico di prima, dove sembrava una scacchiera. Modifichiamo ora le dimensioni della piastrella.
I materiali possono essere applicati anche ai mobili e non solo alla planimetria. Supponiamo di voler modificare il colore delle ante con un'immagine che abbiamo scaricato da internet o che ci è stata fornita. Andiamo nella nostra libreria a cercare il materiale che tramite il drag and drop applicheremo ad un elemento. Se vogliamo applicare il materiale a tutto il progetto, dobbiamo selezionare un articolo qualsiasi e andare in modifica. Andando nella maschera dei materiali, doppio clic sul quadrato del materiale da modificare. Poi si clicca sui tre puntini e si seleziona l'immagine da utilizzare. Verifichiamo che la ripetizione sia corretta e clicchiamo su Applica a progetto. Il materiale è stato applicato a tutti gli elementi che a progetto utilizzano quell'indice di colore. Selezioniamo la gola sottotop. Vado nei materiali e in questo caso voglio applicare un colore RAL. Per prima cosa devo cancellare il file di texture che viene applicato e poi posso selezionare il colore RAL desiderato o effettuare una ricerca. Seleziono Applica elemento oppure Applica progetto se voglio applicare il materiale a tutto il progetto. All'interno del programma è possibile importare file 3D scaricabili da internet oppure importare un file realizzato con un modellatore 3D. I file più comuni che si possono importare sono i 3ds, KMZ, Collada.dae, OBJ e STL. Importiamo ad esempio un file OBJ. Andiamo nella libreria degli oggetti e importiamo un piano cottura e clicchiamo su Apri. L'oggetto viene inserito nel progetto. Lo posizioniamo in un punto per vedere di cosa si tratta. Questo 3ds, scaricato dal sito ufficiale di Smeg, viene importato con l'origine che gli è stata assegnata. Potrà capitare spesso che un file esterno, appena importato, sia ruotato rispetto al sistema di riferimento di ADA. Una volta selezionato l'oggetto, verrà visualizzato a lato un menu che permetterà di effettuare le modifiche delle sue dimensioni e dei posizionamenti in maniera molto rapida. Facciamo una rotazione in Z di 270 gradi e una in X di altri 270 gradi. Cancelliamo il piano cottura già esistente e posizioniamo l'oggetto tramite i grip manuali. Bisognerà andare un po' a tentativi in quanto i file esterni non dispongono di agganci automatici. Il piano cottura è stato importato. Vediamo ora un altro caso.
All'interno della libreria degli oggetti abbiamo due persone. Scegliamo la ragazza seduta. Questo modello è nel formato collana e tramite il drag and drop lo inseriamo all'interno del progetto. In questo caso, l'oggetto, se configurato correttamente, conterrà le texture già applicate alla sua geometria. Dovrò poi posizionare l'oggetto all'interno del progetto, ignorando le collisioni. Se le sue dimensioni non sono corrette, potranno essere modificate. In questo modo è possibile sostituire, ad esempio, la cappa o il lavello, il forno, la cabina della doccia o i sanitari. Posso quindi inserire ulteriori oggetti non presenti nei miei cataloghi. Spesso vi è la necessità di inserire complementi quali lampade, vasi e oggetti di design. All'interno della libreria ho raccolto alcuni modelli 3D nella cartella vasi. Prendiamo il vaso a righe. In questo caso il modello è nel formato 3DS e lo inserisco. L'oggetto è troppo grande, ma lo posso ridimensionare facilmente. I file che abbiamo importato nel progetto sono stati scaricati precedentemente e inseriti nella libreria. Per scaricare un file da capo, la procedura è molto semplice. Navigheremo nel sito archive3d.net. Il sito è in inglese e si dovranno utilizzare termini in inglese. Nella parte alta c'è un campo cerca che permetterà di ricercare gli oggetti, mentre a destra ci sono le famiglie degli elementi. Seleziono ad esempio lampade per entrare in quella famiglia. Verranno mostrati i primi 24 oggetti e cliccando sui numeri in basso si potrà passare alle schede successive. Proviamo a ricercare un articolo. Nel campo di ricerca in alto scrivo vase, vaso. Selezioniamo un vaso che metteremo sul tavolo. Clicchiamo su Download e successivamente su Download. Attendiamo che il file venga scaricato. Otterremo un file zip che è composto da più elementi. Questi elementi dovranno essere scaricati all'interno di una cartella. Nel nostro caso, nella libreria, creiamo una nuova cartella chiamata Vaso Moderno e estraiamo i file dall'archivio compresso. Cerchiamo i formati OBJ o 3DS o comunque dei formati compatibili con ADA.
Importiamo tramite il drag and drop l'oggetto nel progetto e lo posizioniamo sul tavolo. Possiamo spostarlo al centro del tavolo e cambiare le sue dimensioni nel caso sia troppo grande o troppo piccolo. Per modificare il colore dell'oggetto, clicchiamo nel suo menu e selezioniamo la scheda materiali. Doppio clic nel riquadro del materiale da modificare. Apparirà la maschera dei valori RGB e impostiamo un azzurro che applichiamo all'elemento. Abbiamo cambiato il colore di questo vaso da viola ad azzurro.